Salve amici, allora in questo video facciamo la messa in fase del motore Fire 1200 8 valvole. Lo andremo a descrivere per come per arrivare a metterlo in fase. E comunque prima di andare a valutare il video volevo accennarvi che nella schermata iniziale avete visto che c'è un cambiamento come impostazione. Ho avuto la partecipazione di due gruppi di amici così che si sono messi a disposizione per poter fare una collaborazione sia a livello di lavoro sia a livello di gestione di qualcuno che ha bisogno di vendite, di ricerca di materiale un po' particolare, quindi potete rivolgervi a questi due contatti che ho messo sulla mia pagina di apertura e quindi vedremo di più in là se possiamo continuare in questa collaborazione o se abbiamo la possibilità di poter aggiungere qualcuno che io ritengo opportuno di agevolare, come anche io sono stato agevolato da tanti di voi che mi hanno permesso di arrivare fino a qui. Quindi diamo questa opportunità, uno scambio parallelo a livello anche di informazione di come a volte intraprendere un determinato tipo di lavoro. Quindi questa è una delle novità. Più in là vedremo di agevolare ancora qualcosa di cambiamento. Ci sarà sicuramente qualcosa ancora di cambiamento. Quindi per adesso andiamo ad analizzare il video sulla messa in fase. Poi dopo più avanti ne andremo a discutere dei particolari. E allora, prima di montare la testata andiamo a prendere il nostro punto morto. Appena trovato togliamo il tutto, verifichiamo che è appunto molto preciso, quindi ora andiamo a montare la testata. E allora un altro consiglio da darvi: stavo per montare la guarnizione e mi sono accorto che quando ho appoggiato prima la testa sul cilindro andava a chiudere bene sul monoblocco, quando invece ho messo la guarnizione mi rimaneva aperto. In base al modello di testata che andate a prendere, abbinate alle guarnizioni, guardate che ci sono questi punti rivettati per andare a sigillare i due fogli per tenerli uniti, che fanno spessore, quindi quando vado sul monoblocco a mettere la testata poi mi rimaneva aperta, quindi ho dovuto mettere la guarnizione sopra. Ho fatto i puntalini dove andava a fare spessore. Ora con una punta, visto che ho fatto i puntalini, andiamo a fare un piccolo foro da 7 mm per almeno 1 mm di profondità, così vediamo di andare a fare rimanere la testata aperta. Ok, abbiamo fatto i fori per alloggiare la guarnizione. Andiamo a montare. E allora andiamo a andare prima i 3 kg 30 Newton, diciamo, come prima preserraggio, e poi diamo la prima passata di 90 gradi, la seconda di altri 90 gradi, aspettiamo 5 minuti prima di darli e poi così lo andiamo a completare. E allora ci posizioniamo
in linea retta con la testata e andiamo a dare i primi 90 gradi. Al limite vi fate riferimento sopra il bullone se volete seguire quali sono quelle che avete fatto. Visto che mi fai lo scatto, io do un leggero, porto la chiave un po' indietro, poi quando faccio lo scatto della chiave mi parte dalla linea retta della testata, quindi do i miei 90 gradi. E aspettiamo 5 minuti, così se c'è un riscaldamento del bullone lo andiamo ad evitare. E allora diamo gli altri 90 gradi. E allora ok, abbiamo la nostra testata bloccata. Ora montiamo la cinghia e andiamo a controllare il discorso della fasatura. E allora amici, ho posizionato il comparatore sul bicchiere dell'aspirazione. Già l'ho messo sulla massima alzata quasi. Ora ci sono diversi modi per andare a rilevare diciamo, la messa in fase del motore. Io ho constatato che in base alle gambe che andate a prendere non sono tutte che sono perfettamente rettificate, quindi con i gradi perfetti nella rampa di apertura e chiusura del bocciolo. Quindi un consiglio che vi do è di andare a mettere la fase della macchina con il cavettamento, che sarebbero il punto di massima alzata, che in questa camera andiamo a descrivere, è una 103 gradi. Come inizio apertura e chiusura dell'aspirazione abbiamo 56 gradi e 82. Questi vengono rilevati sul bocciolo della gamma, apertura e chiusura. Siccome non sono mai perfette queste lavorazioni, specialmente nella rampa di apertura e chiusura, che cosa fa? Ci va a variare questa lettura, quindi non siamo più in perfetta messa in fase. Anche lo scarico, che in questa gamma è un 103 gradi, abbiamo 71 gradi di inizio apertura prima del punto morto inferiore e 45 gradi alla chiusura dopo il punto morto superiore. Quindi cosa facciamo? Questi dati li abbiamo, ok, ma noi ce ne andiamo col punto di massima alzata, così non andiamo a pregiudicare la lettura nella rampa di inizio di apertura e chiusura. In questi 103 gradi però che cosa succede? Che in base
alla nostra forma del labbro a camme, nel punto proprio di massima apertura, a volte ci sfuggono i 2 gradi e gli altri 2 dopo. Quindi che cosa vi consiglio di fare? Quando state per arrivare a 103 gradi, nel punto di massima alzata vi azzerate come ho fatto io, ora ve lo faccio vedere in primo piano. 3-4 decimi prima di questo punto, vi azzerate il comparatore a 0, 3 decimi 4 prima di arrivare al punto massimo. Così che fate? Quando andate su, vi prendete questo riferimento come misura, poi nella fase di discesa del bocciolo andiamo a rilevare l'altro punto proprio allo 0 sempre. Quindi facendo questa lettura lo andiamo a dividere per 2 e andiamo a sommare questo tratto di lettura, lo andiamo a sommare a questo qua. Quindi andiamo a rilevare in perfetta gradazione il punto di massima alzata della gamma. Così facendo la gamma vi risulterà sempre messa in fase, perché non abbiamo annullato le aperture apertura e chiusura, il gioco. Alcuni costruttori danno come riferimento una messa in fase con 1 millimetro sia all'inizio dell'apertura che alla chiusura, oppure a 0,50. Però che cosa vi consiglio di fare? Queste 1 millimetro di apertura sarebbe opportuno fare con le gambe messe come gioco a 0. Quindi per ulteriori sbagli di lettura io me ne sono andato sempre con questo modo di fare e lo giudico per me ottimale, conoscendo sempre in questa fase abbiamo 103 gradi all'aspirazione e allo scarico uguale, ma ci sono che sono a volte diverse. Poi questo tema sull'albero a camme lo andiamo a affrontare poi in un video a parte, dove andiamo a considerare pure le accelerazioni del profilo e altre caratteristiche della gamma, così poi vediamo se posso fare qualche programma che vi posso fare vedere. Ok, adesso andiamo nella lettura della gamma. Quindi quando ci ritroviamo con lo 0, e allora, come spiegato, andiamo ad azzerare il comparatore 3 decimi prima, 4 decimi, vedete voi, poi non è tanto rilevante un centesimo in più o in meno. Ci serve come punto di riferimento sempre per il fattore della salita sul bocciolo e poi prendere lo stesso riferimento nella sua discesa. Così determiniamo il centro della lettura. E allora, andando nel senso di rotazione come gira il motore, ci fermiamo piano piano all'indice del riferimento che abbiamo scelto, dello 0. Così ci fermiamo preciso sullo 0 e prendiamo la nostra lettura. Quindi partendo dal punto morto superiore andiamo a leggere nell'aspirazione che apre 82 gradi dopo il punto morto superiore. Quindi andiamo a segnare gli 82. Continuando sempre a girare nel senso di rotazione, andiamo nel punto di massima alzata che dobbiamo rilevare noi e continuiamo a girare. Quindi andiamo in discesa ora del bocciolo. Continuiamo. Ci avviciniamo piano piano con una leva possibilmente più lunga sullo 0, ci andiamo a fermare e andiamo a prendere la nostra lettura. In questo caso abbiamo passato 80 i 90 gradi dopo il punto morto, quindi siamo 90, 100, 110, 120, 121, andiamo a leggere e segniamo 121 gradi dopo il punto morto superiore.
Quindi ora andiamo a vedere quello che abbiamo letto, che cosa comporta. Qui siamo sempre sullo 0 e sul volano siamo ai 121 gradi, quindi siamo in fase dopo il bocciolo, quindi abbiamo detto. Qui abbiamo il punto morto superiore, quindi abbiamo rilevato una prima lettura a 80 gradi, poi 121, quindi dobbiamo determinare il punto del bocciolo alla massima alzata. Sulla lettura, allora ho scritto 82 e la seconda lettura è 121 dopo il punto che abbiamo seguito nella fase di discesa del bocciolo. Quindi la differenza è 39 gradi, facendo 121 meno 82. La dividiamo per 2 e andiamo a trovare la parte che abbiamo da 82 fino al bocciolo, no? E abbiamo 19,5. La andiamo a sommare, come detto, agli 82 gradi e andiamo a trovare che siamo a 101 gradi,5. Quindi siamo anticipati di 1,5 gradi. Io di solito vado a mettere questi a cinghia, sempre da 1,5 gradi, 2 gradi, sempre anticipati, per avere poi una distensione della cinghia e ci andiamo a trovare poi i 103 gradi quando poi la cinghia va in tensione. Quindi vi consiglio sempre di anticipare qualche grado la messa in fase del motore. In questo caso l'anticipo sull'aspirazione, che è 101, sullo scarico l'andiamo a trovare che sarebbero invece di 103 104,5, perché lì poi siamo nell'altra fase, quindi se qui siamo anticipati siamo 101,5, sullo scarico andiamo a trovare 104,5, perché questo grado di anticipo che l'abbiamo sull'aspirazione, sullo scarico lo andiamo a 104,5. Ora andiamo a controllare pure lo scarico. Quindi per adesso la fasatura è messa, della gamma è messa a posto. Questo è il rilevamento come determinare il punto di massima alzata ed è la migliore messa in fase della gamma a mio punto di vista. E allora andiamo sempre ora sullo scarico. Ho preferito farlo sul primo cilindro questa operazione, sia l'espressione di scarico, per farvi vedere poi la coincidenza col punto morto superiore. Quindi nello scarico andiamo e invece di trovare i gradi quelle piccole, abbiamo la parte più grande dei gradi, quindi andando nel senso di rotazione ci fermiamo sempre con lo 0 che abbiamo preso come riferimento prima e andiamo a leggere partendo dal punto morto superiore 90, 100, 110, 120, 126 gradi e andiamo a scrivere sempre nel nostro foglietto 126 gradi. Continuiamo sempre per arrivare alla massima alzata, già ci siamo arrivati comunque qua. Ora siamo in fase di discesa del bocciolo. Quando arriviamo di nuovo sul punto dello 0 ci andiamo a fermare e rileviamo la lettura. Qui siamo su 81 gradi prima del punto morto superiore. Lo andiamo a scrivere e andiamo a fare il nostro calcolo come differenza, come abbiamo fatto sull'aspirazione. Quindi andiamo a vedere. Qui ci troviamo a 81 gradi prima del punto morto superiore. E quindi andando a vedere i gradi, come per fare una lettura, abbiamo rilevato nel senso di rotazione girando, vi viene prima i gradi quelli più grandi, diciamo 126 gradi. Meno l'altra lettura in fase discendente del bocciolo e rileviamo 81 gradi. Nella differenza troviamo 45 gradi. La dividiamo per 2
perché dobbiamo stabilire il centro del bocciolo, e abbiamo trovato 25 gradi. Andandole a salmare con la parte più piccola, quindi 81, andiamo a rilevare 103,5. Quindi una volta che è stato anticipato come motore, nell'aspirazione abbiamo trovato 101,5, quindi l'abbiamo anticipato 1,5 gradi. Nello scarico lo troviamo in più. In questo caso abbiamo 103,5, abbiamo la differenza di 1 grado. Quindi nella differenza di 1 grado andiamo a trovare che tra il bocciolo dell'aspirazione e il scarico, nella lavorazione del rettifica c'è sempre un lieve differenza, specialmente quando si va a impostare la macchina e si va a lavorare poi l'altro bocciolo. Quindi nel giro del mandrino per andare a fare l'altro bocciolo ci sono sempre delle interferenze. Quindi che cosa vi consiglio? Tra il primo, secondo, terzo e quarto cilindro vi andate a fare una lettura e vi andate a stimare la media dove si trova, e fate una differenza e trovate il punto di meno danno per trovare un compromesso fra i 4 cilindri. E un'altra cosa che vi vado a chiarire, di andare a trovare sempre una posizione tra il bicchiere e il bocciolo della gamma dove non abbiamo impuntamenti sul laterale della bracam. Mettete sempre un po' d'olio sotto quando va a scivolare il puntalino del nostro comparatore, e andiamo a fare sempre la lettura con lo zero rilevato. In questo caso basta che cambia l'inclinazione della ripresa e lo zero ci cambia. Ok, spero che sia stato chiaro, e lo andiamo poi sul prossimo video a risentirci.